Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario, tendenze energetiche generali per la seconda parte di giugno 2023. Grazie. Abbiamo la ruota della fortuna, amici dell'Aquario, periodo di cambiamenti, periodo di novità. Quando c'è la ruota della fortuna si tratta sempre di cambiamenti, direi veloci, ma normalmente sono sempre cambiamenti positivi per, diciamo, portarvi sulla giusta strada, per ampliarvi. Alle volte fa anche riferimento a dei premi, delle vincite in denaro, dei soldi che arrivano inaspettatamente. Andiamo a vedere nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare anche l'ascendente, segno lunare e Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi, trovate il link che parla della sezione riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, partiamo con una bella carta del diavolo e il matto. Abbiamo poi un 4 di spade, il 7 di pentacoli, la temperanza, la stella, guardate, mi colpisce perché abbiamo il 4 di spade e la carta della temperanza che sono un po' la stessa energia. Terminiamo poi con un 2 di bastoni. Queste due carte sono un po' la stessa energia in quanto a guarigione, ma ripartiamo dall'inizio, partiamo da questo diavolo. Allora, vedendo sia il diavolo che il matto, allora o qualcuno si è liberato da una situazione magari un po' tossica, da una relazione un po' vincolante, può essere sia di amicizia, sia di relazione, sia lavorativa, ok? Però con la carta del diavolo era come se ci fosse una sorta di schiavitù. Ma abbiamo la carta del matto qui e ho come la sensazione che nella terza settimana di giugno le cose cambieranno, ci sarà un nuovo inizio, una nuova spinta in avanti. Per qualcuno si tratta di una nuova avventura, magari diciamo che verso la metà di giugno c'è stata una sorta di tentazione con la carta del diavolo. Ehm, e con il matto potrebbe iniziare una nuova avventura, ragazzi. Vi dico, potrebbe essere terapeutica per qualcuno perché abbiamo un 4 di spade. Ehm, sì, perché comunque il 4 di spade è una carta che anche qui in questa rappresentazione fa vedere l'inverno. È una fase di contrazione, di chiusura, di riposo, dove c'è bisogno di recuperare le energie. In inverno giustamente gli animali vanno in letargo. C'è bisogno di prendersi un periodo, ragazzi. Probabilmente questa fase centrale di giugno vi porta ad avere parecchi alti e bassi e qui le carte vi dicono che c'è da riportare un pochettino in equilibrio, da risanare. Ehm, Direi che è proprio il corpo fisico. Magari togliere dei vizi, magari delle brutte abitudini alimentari. Ehm, Tenete presente che sia il matto che il 7 di pentacoli in questo mazzo, soprattutto è raffigurato così, parla questa rispettivamente di bambini e qui di gravidanza, di attesa proprio, è una carta di attesa, 7 di pentacoli, si intende anche la dolce attesa. Quindi può essere per qualcuno che ci sia qualche riferimento ad un progetto, a qualche cosa che deve nascere o a qualche cosa che vorreste, insomma, evolvesse per raccogliere poi i frutti. Però andiamo a vedere, terminiamo poi, scusate, con la temperanza, la stella e il 2 di bastoni, ma andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere con il diavolo a che cosa fa riferimento.
Cavaliere di bastoni e amanti. Sì, qui può essere una relazione non necessariamente super romantica, può anche essere una relazione passionale. O ragazzi, se per voi non fosse quello il caso, ma vibrasse magari di più come una stesa di lavoro, vi sento un po' bloccati nel modo di agire, nel modo di portare in equilibrio le cose, perché la carta degli amanti è sempre una carta di armonia, di equilibrio e di nutrimento reciproco. Qui invece non lo sento tanto così, anzi è più un sentirsi costretti nei movimenti. Può anche fare riferimento a una scelta, la carta degli amanti. Andiamo a vedere il matto che cosa fa riferimento. 7 di bastoni e 2 di bastoni. Sì, ho la sensazione che abbiate voglia di novità, di aria fresca, di andare per nuove avventure. È come se qualcuno qui fosse stanco di stare in questa situazione un po' costretta di cui ci parla il diavolo, è come se non aveste più le forze per difendervi. In effetti abbiamo un 4 di spade, che è proprio la carta che ci dice che c'è bisogno di recuperare le energie, non solo fisiche ma anche psicoemotive. E difatti qui con il 2 di bastoni c'è la volontà di andare avanti, di andare oltre, di guardare al futuro, di aria fresca, come vi ho detto prima. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo il re di bastoni e il re di coppe. Interessante, perché potrebbe essere che abbiate bisogno di prendervi un periodo da due pretendenti, da due colleghi. Magari uno è l'ex marito e l'altro il compagno. È come se, o ex moglie e compagna, sapete che il sesso raffigurato rappresenta solo l'energia predominante nella personalità della persona. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Di nuovo una carta di gravidanza, 9 di pentacoli e fante di pentacoli. Sì, ragazzi, sento che avete bisogno appunto di aria fresca, ma è un po' come se voleste andare per la vostra strada, essere indipendenti. Qualcuno magari è stufo di essere dipendente perché non vede arrivare i risultati, non vede arrivare aumenti di stipendio. Andiamo a vedere la temperanza. Asso di denari al contrario. È come se doveste riportare in equilibrio quello che sono i desideri della mente con i desideri del cuore. Perché qui con l'asso di pentacoli al contrario è come se un inizio non riuscisse a diventare concreto, non riuscisse. L'asso di pentacoli di solito è qualcosa che inizia e ha delle grandi prospettive. Però, e avete anche l'imperatore tra l'altro è anche una carta di contratti, può raffigurare un capo qui, se per esempio ci fossero due colleghi da cui vi volete allontanare, è come il prendere in mano l'iniziativa, è un po' come se vi dicessero, ok, qualsiasi sia la cosa che vi fa rimanere in questa situazione di blocco, cercate di, diciamo, calmarvi prima, riportare la cosa in equilibrio e poi da lì capire che azione fare che vi possa, diciamo, far trovare una mediazione con il vostro capo, con il vostro collega, con vostro padre. Per qualcuno l'imperatore riguarda il padre, il partner magari. Andiamo a vedere la stella. 9 di bastoni, regina di bastoni. C'è una sorta di stanchezza, ragazzi. Io credo che qua siate veramente drenati o siate stati drenati da questo diavolo. Perché qui con i 9 di bastoni c'è proprio una carenza energetica, ma qui ve lo dicono, avete bisogno di prendervi una pausa, fondamentalmente. Da certe dinamiche, non tanto dal lavoro in sé,
ma da alcune dinamiche o non insomma, dalla famiglia in sé, ma solo da alcune dinamiche. Tenete presente che è come se doveste imparare a costruire i vostri muri, i vostri punti di forza, però è che dovete iniziare a costruire questi muri, questi punti di forza. Iniziare nel momento in cui siete calmi, in cui siete in equilibrio, in cui state bene, perché così con la carta della stella arriva quella che è una nuova speranza. C'è anche un 2 di bastoni, parla di indecisione perché ci sono delle possibilità che si aprono. C'è la possibilità di guardare al futuro. Tenete presente che la carta di base qui è la ruota della fortuna, che parla di cambi improvvisi, cambi repentini. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Cavaliere di coppe, 2 di spade e sacerdotessa. Ragazzi, io sento che qui effettivamente verso fine mese ci sarà la possibilità di ricevere un'offerta o qualcuno semplicemente si dirà ma perché no, proviamoci. Ci sono due, se consideriamo la sacerdotessa sono 3, 2, 4, 6, la carta degli amanti, dell'amor proprio. 2, 2, 2, può anche essere diciamo un messaggio collegato alla numerologia, quindi vi consiglio di andare a cercare i numeri ripetuti su internet, però quello che voglio dirvi è che sono, essendo due, carte di dualità. Questa è una carta di bivio, di indecisione, del dover prendere una scelta e qui la scelta è vado o sto. Tenete presente che avete comunque la carta della sacerdotessa, che è una carta che vi dice di guardare oltre la dualità e di... è colei che si fida dell'intuito, che vede cose che altri non vedono. Quindi in realtà secondo me le potenzialità le avete curandovi, riportando in equilibrio. Curarsi vuol dire essere onesti con se stessi anche, fare una valutazione obiettiva di che cosa ci fa stancare, di che cosa non ci piace, di che cosa ci fa sentire legati, vincolati. Il 2 di bastoni ce l'avevate anche qui, tra l'altro, si ripete. Va bene ragazzi, andiamo a vedere ancora un koan. Comunque guardate che tra la stella e la ruota della fortuna c'è il destino di mezzo, perché il destino è scritto nelle stelle, si dice, e perché comunque la ruota della fortuna si chiama anche ruota del destino. È come se ci fosse una sorta di passaggio obbligato qui. È come se dovesse decidervi a fare voi il primo passo, perché siete troppo fermi ad aspettare i movimenti degli altri, ma in effetti fa parte del condizionamento che vi porta al diavolo. Va bene, andiamo a vedere un koan zen. Fa che la sofferenza diventi una medicina. Fa che la sofferenza diventi una medicina. Si tratta di fare un po' il lavoro delle zone d'ombra, no? Andare a vedere che cos'è che ci fa paura, cos'è che ci fa star male, perché ci fa star male, a che cosa è legato quel malessere, se è per esempio legato a un desiderio di possedere, se è legato a un desiderio di colmare la nostra insicurezza. E mi ricorda un po' la legge dello specchio questa carta. Quello che ci dà fastidio negli altri è quello che dentro di noi non ci permettiamo di vivere, che non abbiamo ancora elaborato. E quindi quello che ci fa soffrire degli altri dentro di noi ci può curare anche. Fatemi sapere come vi risuona questa carta. Io intanto amici dell'Aquario spero che la lettura vi sia stata utile per navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete farmelo sapere con un like, con un commento, con una condivisione, potete fare una donazione o anche abbonarvi al canale. Ogni tipo di supporto per me è importante e ci tengo a ringraziare tutte le persone che costantemente sostengono il canale, quindi grazie. Grazie anche di essere rimasti qui con me.
Vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!